Rieccoci quest'oggi con un nuovo video e ovviamente, come potete ben vedere, con i Romantic Tarot. Noterete ovviamente anche dal posizionamento della telecamera che quest'oggi utilizzeremo appunto il metodo che ovviamente richiede uno spazio maggiore, quindi il Palazzo degli Dei con ben 13 arcani. La domanda che andremo a fare quest'oggi agli arcani mi è stata fatta diverse volte, soprattutto nell'ultimo periodo. Di conseguenza sapete che io cerco sempre in qualche modo di venire incontro comunque alle richieste. Dunque, la domanda è la seguente: storia con un uomo impegnato. Ragazzi, per impegnato io intendo non necessariamente, obbligatoriamente sposato. Può essere comunque una persona impegnata, che può avere una fidanzata, può essere comunque convivente. Quindi una persona impegnata, ufficialmente agli occhi di tutti impegnata. Vogliamo cercare di capire ovviamente come procederà la vostra storia con questa persona. Voi sapete che il Palazzo degli Dei offre un'ampia visione sia sul passato che sul presente, ma ovviamente molto particolareggiata sul futuro, tenendo conto di vari aspetti. Quindi il passato più lontano, il passato più recente, il presente, i vostri comportamenti nel presente, se sono più o meno efficaci, gli ostacoli in particolar modo del presente, ciò che appunto il soggetto di questa stesa vorrebbe, ciò che dovrebbe fare e ciò che invece appunto non fa, l'ambiente di lavoro dell'altra persona, ovviamente come in qualche modo possa facilitare oppure contrariamente quanto si possa pensare invece creare delle problematiche nel vostro rapporto, l'ambiente familiare, ovviamente dell'altra persona in questo caso, la linea di tendenza futura, quindi che cosa potrebbe accadere entro breve tempo, a che cosa va incontro il consultante, quindi voi, nel momento in cui voi non cambiate nulla della vostra situazione. Gli aiuti esterni che potreste più o meno ricevere nel futuro da parte di amici, piuttosto che parenti, piuttosto che il karma, ed infine l'ultima, la 13ª carta lì in vetta, che rappresenta il futuro vero e proprio entro pochi giorni o poche settimane, o comunque, ragazzi, a seconda ovviamente delle tempistiche indicate dalla carta che verrà appunto estratta. Allora, io inizio immediatamente a mescolare questi arcani, quindi per il principio di sincronicità, chiunque si sia imbattuto in questo mio video e che quindi stia vivendo una situazione di questo genere, quindi una storia ovviamente, ragazzi, nascosta, clandestina, con una persona impegnata, che può essere un uomo sposato, fidanzato, piuttosto che convivente, comunque una persona ufficialmente impegnata, cerchiamo appunto di capire l'evoluzione della vostra storia dal passato più lontano al futuro. Quindi facciamo un rapido excursus in riferimento ovviamente alla vostra storia clandestina, nascosta, segreta. Ovviamente voi sapete che in tarologia è fondamentale effettuare una stesa per permetterci e permettervi innanzitutto di comprendere e riflettere sui vostri bisogni. Quindi anche soltanto un piccolo messaggio c'è per chiunque sia in questa stesa, grazie proprio al principio di sincronicità junghiano. Allora, perfetto.
Allora, perfetto. Queste le posizioniamo qui. Ok, allora, iniziamo con la prima posizione, ossia appunto il passato più lontano, cioè da qualche settimana addirittura a qualche mesetto fa, tra voi e questa persona. Ovviamente, ragazzi, con un gran focus per quanto riguarda appunto questa persona in particolare. Qui abbiamo il 9 di coppe. Allora, la carta del 9 di coppe ci parla sicuramente di desiderio, di abbondanza, di desiderio di migliorare la propria condizione sentimentale, parliamo di coppe, per cercare ovviamente qualcosa di meglio, per cercare qualcosa che possa in qualche modo riempire la vita di questa persona che ormai evidentemente era arrivata ad un tragico punto di svolta, perché la carta precedente al 9 di coppe è l'8 di coppe. Quindi questa persona stava già, a prescindere dal vostro arrivo, vivendo una situazione sfilacciata con la compagna ufficiale, quindi era già in chiusura, perché l'8 di coppe ci rappresenta l'allontanamento. Di conseguenza questa persona in voi ha trovato il 9 di coppe, cioè tutto ciò che lui poteva in quel momento desiderare. La bellezza estetica, la sensualità, la femminilità, il trasporto. Quindi c'era un contatto molto forte fra di voi, un contatto diretto che a questa persona ovviamente piaceva ed è piaciuto particolarmente. Cioè voi siete in qualche modo stata per questa persona una sorta di risveglio nei sentimenti, risveglio nei desideri, risveglio nelle attese. Quindi in realtà nel momento in cui voi vi siete conosciuti o che comunque avete iniziato questa frequentazione, diciamo ecco extra, chiamiamola così, questa è una persona che ha visto in voi un potenziale enorme, appunto il 9 di coppe rappresenta l'abbondanza. È chiaro che però, ragazzi, l'abbondanza non sempre per tutti è un elemento di positività. Nel momento in cui un individuo fragile, sicuramente, ha di fronte a sé una o più possibilità, può accadere che questa persona si perda. Cioè, se una persona ha più possibilità per poter essere felice, è probabile che un individuo non abituato alla felicità si possa sentire spiazzato, indebolito, fragile, spaventato. E quindi tutto questo gli ha posto ovviamente una condizione importante, cioè di scelta, a cui lui non ha saputo però in qualche modo far fronte. Quindi il 9 di coppe ci parla sì di abbondanza, ma ci parla anche di confusione. Cioè la volontà di questa persona non è stata abbastanza ferrea da riflettere in questo modo. Cioè, la mia condizione sentimentale passata è finita. Non amo più la mia compagna, non c'è più lo stesso tipo di rapporto. Dunque, qui ho una persona che mi piace di più, che mi stimola di più in vari aspetti, vari ambiti di quella che può essere una vita di coppia e di conseguenza sono pronto a scegliere, a cambiare. No, questa persona non è stata in grado di fermarsi a riflettere e prendere ovviamente una decisione. Quindi che cosa ha fatto questa persona? Ha procrastinato, ha rimandato. Il 9 di coppe non è il 10 di coppe, che rappresenta, come tutte le carte di grado 10, la chiusura di un ciclo per aprirne completamente uno nuovo. Assolutamente no. Il 9 di coppe è un individuo che è quasi arrivato ad una scelta, ma non ha ancora fatto il passo. Come potete notare, ragazzi, chi mi segue ormai sul canale da tanto tempo lo sa, ovviamente in tarologia è fondamentale l'approccio numerologico agli arcani.
altrimenti non ha senso una lettura tarologica. Il 9 di coppe rappresenta l'essere quasi al giro di boa, ma non esserci del tutto. Quindi questa persona ha rimandato la propria scelta o le proprie scelte perché aveva bisogno in quel momento di appagare se stesso momentaneamente, senza troppi pensieri sul futuro. Ha pensato: le mie certezze, ciò di cui ho bisogno, lo troverò, le troverò più avanti, non adesso però. Quindi questa persona potrebbe in qualche modo avervi anche magari, tra virgolette, illuso sul fatto che in qualche modo avrebbe potuto effettuare una scelta, perché questa persona in realtà non era pronta ad una scelta, non lo era. Di conseguenza, in quel momento aveva bisogno di un grande appagamento, particolarmente importante da un punto di vista fisico, ma non aveva necessità e non ha voluto in quel momento scegliere. Allora, vediamo invece il passato più recente, quindi scorsi giorni, scorse settimane. Vediamo un po'. Allora, qui abbiamo il 14° arcano maggiore, la temperanza. Allora, la carta della temperanza rappresenta la speranza, però in questo caso decisamente molto più pratica e organizzativa per quanto riguarda il riuscire a smuovere la situazione, ovviamente però sempre con tempistiche lunghe, perché il 9 di coppe rappresenta tempistiche lunghe, ma anche la temperanza non scherza, perché voi sapete che la temperanza, assieme ad altri arcani, ad esempio l'eremita, piuttosto che la giustizia, rappresentano mesi, tanti mesi, quindi questa persona sa che sicuramente il vostro rapporto potrebbe andare avanti, anche con buoni propositi, ma sa che in qualche modo per gestire meglio la situazione questa persona dovrà ancora temporeggiare, però ha una visione più chiara, perché la temperanza rappresenta comunque un percorso che ormai in qualche modo ha superato una soglia critica. Il 14° arcano arriva dal 13° arcano, che è l'arcano senza nome, la morte, quindi il cambiamento per eccellenza. Quindi questa persona è arrivata ad un grande cambiamento nella sua vita. Evidentemente in questi mesi di frequentazione con voi questa persona ha compreso molte cose, anche probabilmente nello starvi lontano. Questa persona ha compreso tanto, anche in questi suoi momenti di confusione. Questa persona ha le idee molto più chiare con la carta della temperanza. Sa che il percorso che ha intrapreso sino ad ora è giusto e non ha nessuna intenzione in qualche modo di demordere. La temperanza rappresenta anche un incontro, quindi la voglia di sentirvi, la voglia di vedervi. La temperanza rappresenta appunto comunicazioni, rappresenta una riappacificazione, un ritorno, quindi nel caso in cui voi abbiate sentito questa persona più distante, comunque più fredda, questa persona ha tutte le intenzioni di modificare il suo atteggiamento nei vostri confronti e di essere ovviamente più presente. La temperanza rappresenta appunto l'arte del sapersi adattare, perché quando si vuole veramente qualcosa bisogna saper attendere con pazienza. La temperanza rappresenta anche la guarigione, quindi questa persona ha dovuto ovviamente lenire delle ferite, delle paure. Vi ricordate cosa vi ho detto con il 9 di coppe? Quindi ha dovuto in qualche modo far fronte anche a tutte le sue risorse psicofisiche. Potrebbe essere anche stata male di salute questa persona, perché appunto la temperanza ci parla anche di una guarigione non solo da un punto di vista, diciamo, psicologico, ma anche da un punto di vista fisico, quindi potrebbe anche non essere stata particolarmente bene o in salute questa persona. Comunque ha avuto un calo importante di energie psicofisiche, adesso si sente sicuramente meglio. Vi ripeto, ha voglia di vedervi, ha voglia proprio di incontrarvi, ma sa che purtroppo il vostro rapporto necessita di tanta pazienza, perché la temperanza rappresenta i tempi lunghi. Però vi ripeto, è una persona che ha le idee molto più chiare adesso, quindi sa che il suo percorso è quello giusto e non intende retrocedere.
Quindi siamo arrivati, direi, ad un buon punto, a un punto di svolta importante. In passato questa persona non è riuscita, evidentemente si è sentita un po' spiazzata probabilmente dalla vostra presenza nella sua vita. Può succedere. Non tutti sono abituati alla felicità. Quindi magari questa persona si è sentita un po' appunto scioccata dal vostro appunto ingresso, no, nella sua vita. Adesso invece questa persona si sente più pronta. Anche se vi ripeto, ragazzi, attenzione, con la temperanza parliamo di tempi molto lunghi, Allora, vediamo a questo punto il presente tra voi e questa persona. Allora, il 10 di denari, ve lo ribadisco, ragazzi, questa è una persona che vuole in qualche modo cercare di, vedete, stringere sempre di più il legame con voi, proprio come quest'uomo sta in qualche modo cercando di stringere questo corpetto che appunto cinge l'abito di questa donna. Quindi è chiaro che quest'uomo in qualche modo vuole continuare a sentirvi, vuole continuare a vedervi, vuole continuare ad avere un rapporto profondo di grande vicinanza con voi. Questa è una persona che non vuole perdervi, è una persona molto legata a voi, ed effettivamente sente proprio la necessità, finalmente invece qui siamo una carta di grado 10, effettivamente di prendere una nuova direzione, evidentemente proprio con voi. È una persona che sa che non può mancare a questo appuntamento che gli offre il destino, appuntamento che parla d'amore. Quindi questa persona vuole stringervi a sé, vuole tenervi legata a sé, vuole una relazione più stabile con voi, 10 di denari, quindi vuole abbandonarsi al sentimento. Il 10 di denari in questo mazzo, nel mazzo dei Romantic Tarot, rappresenta la trappola amorosa, ma no perché voi siate una strega cattiva che l'abbia ammaliato, ma semplicemente perché comunque voi rappresentate per questa persona quell'amore che non si aspettava di provare. Quindi vi ripeto, in realtà questa persona ha voglia di stare con voi e ha voglia di stringere un rapporto appunto in maniera molto più forte, in maniera molto più sentita rispetto al passato. Ve l'avevo detto con la carta della temperanza che questa persona evidentemente è arrivato ad un effettivo punto di svolta, cioè questa persona ormai ha capito, ha compreso, evidentemente si è guardata dentro, anche se obiettivamente, ragazzi, ve lo dico chiaramente, tra il 9 di coppe e il 10 di denari qui c'è un desiderio fisico molto importante, quindi non parliamo per esempio di un asso di coppe o di un 2 di coppe, qui sono carte che riportano molto anche all'appagamento fisico, ma ci sta, d'accordo? Quindi i rapporti non devono essere soltanto platonici, c'è ovviamente anche qualcos'altro, una componente importante che comunque deve essere soddisfatta. In questo caso questa persona vuole soddisfare anche, diciamo, la componente Eros, che ovviamente è fondamentale se si parla di amore a tutto tondo, ok? Allora, vediamo a questo punto, in questa posizione, che spero di centrare bene, di farvi vedere bene. Allora, vediamo un po', ecco qua, è la posizione che riguarda il vostro comportamento in questa situazione. Vediamo un po', qui abbiamo il 6 di coppe, voi siete comunque molto dolce, molto romantiche, malinconiche, spesso questa persona vi manca perché il 6 di coppe ci parla proprio del pensiero, anche in riferimento ai bei momenti. Voi siete e sapete essere anche molto romantiche. Interiormente avete un gran cuore, ragazzi, perché il 6 di coppe ci rimanda comunque alla profondità dei segni d'acqua, quindi cancro, pesce e scorpione. Voi sapete amare tanto, con dedizione, anche a volte sacrificandovi, forse anche un po' troppo, cosa che è caratteristica di noi segni d'acqua, ma perché comunque siamo innamorati dell'amore, perché crediamo nell'amore, nella potenzialità del rapporto a due. Ebbene, voi avete voglia di stare con questa persona e avete voglia di rivivere dei momenti che vi hanno reso felici con questa persona. Ragazzi, il vostro comportamento non ha nulla di sbagliato, nel senso che amare non è ovviamente un difetto.
può diventare difficoltoso e doloroso nel momento in cui si amano persone scorrette, persone che intrecciano con noi rapporti morbosi, tossici, per cui l'amore in questo caso diventa veramente una sorta di trappola che ci può portare a soffrire. E allora in questo caso vanno allontanate le persone che ci fanno soffrire. E allora in questo caso l'amore non porta più a felicità, ma allora poi non è più amore, diventa un bisogno, diventano paure abbandoniche, diventano bisogno di avere per forza qualcuno al proprio fianco. L'amore vero rende felici. Ecco, il fatto che voi siate comunque presi da questa persona e che comunque questa persona vi manchi, che abbiate voglia di stare con questa persona, che abbiate voglia di scambiare con questa persona dolcezze, tenerezze, racconti, non soltanto fisicità. Questo vi fa solo onore, vi ripeto, perché non si sta parlando qui, per esempio, della carta del diavolo. Mi fosse venuta la carta del diavolo, il 15° arcano maggiore, vi avrei detto attenzione ragazze, perché voi siete legate in maniera morbosa a questa persona, è tutto fuorché amore, ok? In questo caso abbiamo 6 di coppe, da parte vostra c'è un sentimento pulito, reale, non c'è nulla di morboso. Voi avete bisogno di essere amate e avete voglia di amare questa persona, vi ripeto, perché tendete molto a tornare indietro nel passato. Probabilmente questa persona vi ricorda qualcuno, magari del vostro passato, che avete amato molto, oppure questa è la persona del passato che avete da sempre amato, magari è una storia che dura da tanto tempo e di conseguenza avete sempre quella speranza che prima o poi questa persona finalmente possa scegliere. Ma vi ripeto, questa persona è già ad un buon punto, però mi rendo conto che chiaramente per una persona innamorata è sempre troppo, il tempo è sempre da troppo tempo che state aspettando, me ne rendo conto, lo so e lo capisco. Però è chiaro che in questo momento, attenzione, ve l'ho detto con la temperanza, questa persona ha la consapevolezza che vuole voi, ma che le tempistiche sono lunghe, perché evidentemente, poi comunque cercheremo anche di capire nelle altre posizioni della stesa, qui ci sono delle situazioni che evidentemente in qualche modo intrappolano ancora questa persona in situazioni che lo appesantiscono, ok? E per cui in qualche modo ancora fa fatica a scegliere, a decidere e a muoversi. Però vi ripeto, qui da parte vostra abbiamo un bellissimo 6 di coppe, quindi voi avete voglia in qualche modo di amare e di essere amate. Il vostro è un comportamento dolce, tenero, quasi anche apprensivo nei confronti di questa persona. Questa persona non vi ha dimenticato. Questa persona fa parte del vostro passato, del vostro presente e vuole continuare a far parte anche del vostro futuro. Quindi vi ripeto, in questo caso non c'è nulla con questo 6 di coppe evidentemente di morboso. D'accordo? Allora, queste due carte rappresentano gli ostacoli veri e propri, cioè che cosa crea un blocco all'evoluzione della storia tra voi e quest'uomo. Allora, qui abbiamo il 7 di coppe, la confusione ancora nella scelta, e qui abbiamo l'8 di bastoni. Allora, questa persona fa fatica, e questo ve l'ho detto anche all'inizio con il 9 di coppe, a prendere una decisione ultima, definitiva, e a comunicarla. 8 di bastoni. Questa persona con le parole d'amore non ci sa fare, Potrebbe essere anche un ottimo oratore, ma quando si tratta dei suoi sentimenti, mi dispiace, ma non ci siamo. È una persona che spesso e volentieri potrebbe nascondersi dietro ad una maschera di forza, di indipendenza. In realtà questa è una persona, ve l'ho detto già dall'inizio, molto fragile, che fa fatica a capire quale possa essere la sua strada, quali possano essere i suoi reali bisogni, quali possano essere le sue reali difficoltà. Le difficoltà che in qualche modo però deve eliminare
per poter ovviamente vivere una vita felice. Vi dicevo, questa è una persona arrivata già a buon punto, ha le idee molto chiare, ve l'ho detto con la temperanza e ve lo ribadisco, però non ha in questo momento, ecco perché tempistiche lunghe, non ha in questo momento ancora gli strumenti adatti per poter, diciamo, effettuare una scelta e comunicarla, cioè andare ovviamente dalla compagna ufficiale, moglie, fidanzata, convivente, ovviamente chi per essa, e comunicare a questa donna apertamente che tra di loro è tutto finito. Attenzione che la carta delle comunicazioni in posizione di ostacolo può rappresentare anche delle piccole menzogne, cioè quello che viene comunicato non è reale. Quindi potrebbe a voi, lui, raccontare delle piccole menzogne in riferimento a ovviamente qualcosa della sua vita personale e privata. Quindi attenzione a quello che questa persona in qualche modo potrebbe riferirvi, perché non è detto che corrisponda perfettamente alla realtà dei fatti. Quindi in realtà grosse problematiche, almeno ovviamente all'inizio di questa stesa, non emergono da un punto di vista strettamente, per esempio, professionale, piuttosto che economico, o addirittura fino ad ora non è comparsa la regina di spade, magari comparirà, però fino ad ora qui non ci sono dei veri e propri nemici. Il vero nemico per quest'uomo e per il vostro rapporto è proprio lui, cioè nemico in che senso? Che questa persona sa esplicitare molto poco ciò che ha dentro. Ragazzi, la comunicazione è fondamentale perché aiuta anche a riflettere e a prendere decisioni. Nel momento in cui questa persona riesca ad aprirsi di più, impari ad aprirsi di più, è chiaro che potrebbe, per esempio, sfogarsi con voi, raccontarvi di più, dirvi ciò che non va nel rapporto con la compagna, ma anche quello che in realtà lo rende perplesso, per esempio, del rapporto con voi. E confidandosi con voi potrebbe magari avere un aiuto, delle risposte da voi, dei consigli da voi, che potrebbero in qualche modo aiutarlo a riflettere, quindi finalmente a decidere, a fare questa definitiva scelta. Ma questa persona non lo sa fare o non lo vuole fare, perché qui le comunicazioni sono proprio in blocco, o comunque sono comunicazioni un po' falsate, dove ci sono troppe faccende, eventi, narrazioni omesse. Quindi non aiuta neanche voi a capire bene così come stanno le cose. Quindi obiettivamente questa è una persona che dovrebbe imparare ad aprirsi di più, perché non lo fa abbastanza. E quando anche a voi questa persona sembri raccontarvi magari, attenzione perché potrebbe esserci qualcosa che non vi dice. Ok? Quindi qui c'è ancora della confusione. Ma vi ripeto, non perché questa persona non sa se volere voi o meno. No, questa persona vuole voi, ve l'ho già detto. Temperanza 10 di denari. Questa persona vuol far parte della vostra vita, assolutamente sì, ha le idee ben chiare. Ma fa fatica a comunicare le sue scelte, quindi a prenderne atto come, vi ripeto, passo finale. E ha sempre paura questa persona di dire le cose in faccia, di dire le cose così come stanno. Perché vi ripeto, la possibilità di essere felice, caspita, questa persona ce l'avrebbe. Qui abbiamo un bellissimo 7 di coppe, che però in posizione negativa e di ostacolo ci rappresenta proprio questo. Cioè l'essere comunque titubanti, avere tante paure in riferimento a cosa? Al futuro. Perché questa persona teme di fare la scelta sbagliata. Questa persona teme che poi magari con voi le cose potrebbero non andare bene, quindi si blocca. Sa che vuole voi, ve l'ho già detto. Ma questa persona ha paure. Proprio perché, vi ripeto, non riesce ad aprirsi. E quindi non confidandosi con voi non può nemmeno avere le risposte magari che lo aiuterebbero a scegliere più velocemente e ad essere felice finalmente. È un po' una sorta di gatto che si morde la coda, eh? Peccato. Allora, vediamo un po' che cosa comunque lui vorrebbe da questa situazione. Effettuare una scelta, lo abbiamo capito.
Questa però è una posizione che riguarda chiaramente anche il consultante, quindi anche voi. Il 2 di spade rappresenta ovviamente la capacità definitiva di scegliere tra due percorsi e di portare avanti questa scelta con coraggio. La caratteristica del 2 di spade, non in questo mazzo ragazzi, ma in mazzi più tradizionali, viene di solito rappresentata come una persona, solitamente un soggetto femminile, bendato, con ovviamente 2 spade in mano. Ovviamente perché bendata questa donna? Perché non riesce bene a capire, al di là ovviamente della scelta immediata, quindi quale dei due sentieri finalmente scegliere, ma questa persona fa anche obiettivamente fatica a capire a chi sono amici e nemici. Cioè questa persona non riesce a rendersi conto obiettivamente quali sono le persone delle quali lui si debba fidare. E per esempio se possa confidare in maniera aperta in voi. Io ragazzi ve l'ho detto già dall'inizio, questa è una persona che comunque tende spesso a dubitare di tutte le persone che ovviamente ha al suo fianco, ma perché? Perché lui stesso non esplicita ciò che pensa, non esplicita ciò che prova, non esplicita le sue paure e quindi di conseguenza non viene neanche di rimando in qualche modo aiutata questa persona a risolvere quelli che sono i suoi grandi enigmi. Ma è chiaro che nel momento in cui questa persona decide in maniera più chiara di aprirsi alla verità del suo cuore, guardate, qui abbiamo un 2 di spade che rappresenta ovviamente un cuore, ecco guardate, in questo caso è il cuore che è bendato, ecco nel momento in cui questa persona non si decida ad aprire il suo cuore, ma non dico necessariamente a voi, però magari ad un amico, ad un fratello, a qualcuno di cui lui possa fidarsi, questa persona non saprà mai effettivamente anche come condurre eventualmente un allontanamento, una separazione, un divorzio dalla compagna ufficiale, nel caso in cui per esempio sia un rapporto particolarmente vincolante, cioè nel caso in cui ad esempio ci siano figli piuttosto che comunque dei beni immobili o comunque un grande capitale, magari anche una società da dover dividere. Cioè questa persona obiettivamente si trova in un momento di impasse, ma lo vuole lui, cioè in questo caso lui è causa del suo stesso mal, perché sta veramente facendo molta fatica a capire come poter agire a livello concreto. Io cosa vi ho detto? Questa persona non ha dubbi sentimentali, questa persona sa che vuole voi, punto. Ma ha degli enormi dubbi sul come condurre la situazione da un punto di vista pratico e quindi 2 di spade, parliamo di mentale, questa persona si fa prendere da tante paure, da tanti dubbi, per cui tende a rimanere ferma. Carta di grado 2, ovviamente una carta di grado pari che rappresenta stagnazione, rappresenta immobilismo, rappresenta fissità, cioè questa persona è come se in questo momento possiamo immaginarcela di fronte ad un bivio. Ha percorso una strada ovviamente univoca in questo momento sino ad ora, si trova di fronte ad un bivio, a 2 strade e questa persona è lì, in mezzo. Vuole ovviamente scegliere la strada che porta a voi, questo sicuramente, ma una miriade di paure, di perplessità. Vi ripeto perché non ha ancora capito di chi si può fidare o di chi non si può fidare. E come poter condurre a livello proprio pratico, diciamo, la questione e la situazione. Allora, in quest'altra posizione abbiamo invece ciò che il consultante dovrebbe fare, o comunque il soggetto della stesa dovrebbe fare, e che invece non fa. Vediamo un po' il 3 di bastoni. Allora, il 3 di bastoni rappresenta un'attesa ovviamente gravida, proficua, perché le carte di grado 3 ci riportano al corrispettivo ovviamente del terzo arcano maggiore, cioè l'imperatrice, che è generalmente una donna incinta. Quindi in realtà i frutti ci sono, i frutti arriveranno, perché con questo 3 di bastoni, vi ripeto, in realtà questa persona ha tutte le intenzioni di portare avanti questa sua nuova vita e finalmente di solcare questo benedetto ovviamente bivio. Però è chiaro che questa carta rappresenta comunque non accelerare i tempi, cioè cercate comunque di aiutare piuttosto questa persona ad aprirsi,
quindi a confidarsi, anche a sfogarsi, ma non cercate di in qualche modo accelerare i tempi a livello concreto, cioè non obbligate questa persona a prendere in fretta e furia delle decisioni. Perché ovviamente ci consiglia l'arcano prudenza e discrezione, perché qui la vittoria c'è già. Quindi il 3 di bastoni ci parla comunque dell'arrivo di ottime notizie, di cambiamenti importantissimi nella vostra vita e nel rapporto con questa persona, ma vi stanno comunque invitando a non spingere questa persona ad una decisione / decisionalità. Ok? Piuttosto continuate ad avvolgere con questo 6 di coppe questa persona di attenzione, di gioia, di presenza fisica, che abbiamo visto piace molto a questa persona, ma cercate comunque di non spingere troppo sull'acceleratore. Quindi cercate in qualche modo di far capire a questa persona che voi ci siete e che ci sarete, che comunque siete una presenza importante, ma che non gli mettete ovviamente in questo momento fretta, diventando un elemento in più di ostilità. Perché una persona al bivio e spaventata di fronte chiaramente a qualcuno che pressa può sicuramente, ovviamente, non dico scappare, ma comunque ritirarsi. Ok? Quindi cercate di avere pazienza, perché sicuramente qui la situazione andrà a migliorare. So già a cosa voi starete pensando. Sì, ma io di pazienza ne ho portata anche fin troppa, sicuramente ragazzi, sicuramente. Non lo metto in dubbio, ma in questo caso purtroppo abbiamo un individuo che è ancora a quel maledetto bivio. Quindi una persona che non sa bene di chi si possa fidare. Addirittura a volte potrebbe anche dubitare di voi, nel senso che potrebbe in qualche modo dubitare del fatto che voi possiate amarlo, volerlo davvero, o comunque essere una confidente di cui avere fiducia. Questa è una persona troppo diffidente, è una persona che non si fida degli altri, assolutamente, non si fida quasi neanche di se stesso, figuriamoci degli altri. Quindi il consiglio è sicuramente non accelerare i tempi, assolutamente. Quindi portare pazienza. Il 3 di bastoni ha ovviamente come significato principale proprio l'attesa gravida. Quindi arriveranno, i risultati arriveranno, non spingete sull'acceleratore, cercate di godervi momento per momento. Ok? Allora, ambiente professionale e ambiente familiare. Vediamo come in qualche modo questi due ambienti possono, diciamo, ostacolare o invece aiutare il vostro rapporto. Vediamo un po'. Qui abbiamo il 5 di denari. Allora, l'ambiente professionale potrebbe mettervi in contatto, comunque facilitare i vostri incontri, o perché voi lavorate nello stesso ambiente, quindi siete colleghi, quindi avete la possibilità di vedervi, oppure perché comunque il suo lavoro in qualche modo non crea un blocco, per esempio, ai vostri incontri. Però purtroppo è un 5 di denari, cioè i vostri incontri, il vostro sentirvi, però purtroppo è breve, perché il 5 di denari ci parla di qualcosa di superficiale. Quindi incontri veloci, mordi e fuggi, diciamo così, comunicazioni superficiali, appunto non importanti, che possano in qualche modo permettere a questa persona di aprirsi, cosa che invece abbiamo visto è assolutamente fondamentale, sarebbe ovviamente fondamentale per questa persona, ma anche per il vostro rapporto. E ovviamente sì, diciamo che l'ambiente professionale può aiutarvi, ma ovviamente mettendovi in contatto in maniera, però vi ripeto, troppo veloce, alla mordi e fuggi. È chiaro che nel momento in cui voi lavoriate nello stesso ambiente professionale e lui è una persona chiaramente impegnata, è chiaro che nel momento in cui voi vi incontriate non abbiate tutta questa possibilità di abbracciarvi e comunque mostrare la vostra passione, il vostro amore. Quindi in realtà sì, vi può mettere in comunicazione, vi può permettere degli incontri, delle comunicazioni, ma tutto troppo breve, tutto troppo veloce. E chiaramente questo ovviamente non vi facilita. Quindi lascia il vostro rapporto
diciamo da un punto di vista prettamente fisico. Battute, sguardi, immaginazione, fantasie, desideri. Contatti però, vedete, fisici ma veloci. Nulla però di effettivamente importante e in qualche modo pregnante. Non abbiamo un 2 di coppe, quindi non abbiamo una carta che vi mette in contatto anche di anime. Abbiamo delle situazioni, vi ripeto, troppo a fast food, ok? Quindi qualcosa da consumare in maniera troppo veloce. E questo non aiuta però il vostro rapporto a diventare in qualche modo più importante. O comunque non vi aiuta ad approfondire quelle che sono delle tematiche importanti che potrebbero portare questa persona finalmente ad una scelta. Quindi in qualche modo sì, l'ambiente professionale vi potrebbe mettere in comunicazione perché magari appunto lavorate assieme o perché voi per lavoro o per necessità pratica vi recate sul suo posto di lavoro, per esempio è il vostro medico piuttosto che il vostro avvocato o il vostro panettiere, vi faccio un esempio. Però è chiaro che sicuramente non vi permette un approccio importante, assolutamente no, perché qui abbiamo un 5 di denari, che tra l'altro ha come significato base proprio l'amante. Quindi in realtà diciamo che in qualche modo vi accomuna, ma in maniera troppo superficiale. Vediamo l'ambiente familiare, come può e se può in qualche modo agevolare o ostacolare. Allora, in questo caso abbiamo la regina di bastoni. La regina di bastoni, con ovviamente la regina di coppe, rappresenta la consultante. Allora, o voi fate parte del suo ambiente familiare, cioè siete un'amica di famiglia, per esempio un'amica, oddio, della moglie, può succedere anche questo, oppure per esempio siete la sorella del suo migliore amico e quindi in qualche modo frequentate per esempio la sua famiglia, la sua casa, vi ritrovate per esempio nelle festività, quindi in qualche modo avete contatto diretto con il suo ambiente domestico, oppure la compagna sa di voi, perché nel momento in cui in questa posizione mi viene la consultante, cioè nell'ambiente ovviamente familiare del soggetto della stesa, mi viene la consultante in questo tipo di stese e ovviamente in quella posizione, di solito la rivale, quindi la compagna ufficiale, sa di voi. Oppure, vi ripeto, voi frequentate, però in maniera abbastanza assidua, l'ambiente familiare o comunque siete conosciute ovviamente dalla compagna ufficiale o da parenti stretti. Ok, quindi in qualche modo anche l'ambiente familiare potrebbe mettervi in forte comunicazione. Oppure, vi ripeto, la compagna sa di voi o comunque ha dei forti sospetti. Attenzione, nel caso in cui voi siate per esempio un'amica di famiglia, attenzione perché l'occhio è puntato su di voi, cioè voi siete una persona, la regina di bastoni, che non passa inosservata, quindi in qualche modo avete colpito non solo lui ma anche la sua famiglia, quindi qualcuno della sua famiglia sa di voi, o direttamente la compagna, o per esempio un fratello, per esempio una sorella, una madre, un genitore, sa che comunque qui c'è un'altra donna nella sua vita. Come siete vista come una regina, la regina di bastoni, una donna estremamente bella, perché tra le 4 regine la regina di bastoni è la donna accattivante, seducente, è la donna sensuale, femminile, ve l'ho detto all'inizio con questo 9 di coppe, una donna di successo, una donna lavorativamente parlando molto soddisfatta, anche una donna abbastanza economicamente benestante. Quindi comunque una donna autonoma, forte, indipendente, gioiosa, coraggiosa, una regina di bastoni, una donna focosa, bella, intelligente, la donna ideale. Ecco perché vi dicevo attenzione, perché comunque qualcuno sa di voi, o addirittura la compagna ufficiale ha dei seri sospetti di voi, o comunque voi frequentate l'ambiente familiare.
perché qui il vostro nome è saltato fuori, in ambito familiare. Quindi probabilmente lui ha cercato magari in qualche modo un conforto, effettivamente, come dicevamo prima, presso magari appunto un parente di cui lui però chiaramente si fida. Mi auguro l'abbia detto alla persona giusta, però ovviamente, perché una persona comunque abbastanza spaventata e anche poco decisa, poco sicura, come appare un po' quest'uomo, potrebbe magari anche aver scelto il confidente sbagliato. Però vi ripeto, qui qualcuno sa di voi, o comunque in qualche modo c'è il vostro ingresso nella famiglia, nell'ambito proprio domestico di questa persona. Comunque vi ripeto, voi siete emersa, saltate sicuramente all'occhio e il vostro nome, il parlare di voi, spesso e volentieri è presente nella sua mente sicuramente, ma anche nei suoi discorsi, e potrebbe essere presente anche molto nella mente della compagna ufficiale, quindi prestate attenzione. Allora, vediamo a questo punto la linea di tendenza futura, cioè che cosa potrebbe accadervi tra ovviamente voi e quest'uomo nel prossimo futuro, nell'immediato futuro, che cosa vi dovete aspettare nel momento in cui il soggetto della stesa, o comunque anche il consultante o la consultante, non andrà in qualche modo a cambiare nulla della condizione attuale del presente. Quindi nel momento in cui nessuno, per esempio, metta fretta e seguiate per esempio il consiglio del 3 di bastoni, nel momento in cui questa persona si prenda tutte le tempistiche che comunque ritiene di doversi in qualche modo prendere, come dicevamo appunto inizialmente, con la temperanza. Vediamo un po' appunto che cosa vi aspetta. Allora, qui abbiamo il 3 di spade. Allora, qui sicuramente la situazione diventerà ovviamente esplosiva, ma questo lo avevamo già immaginato, perché chiaramente d'accordo aspettare, d'accordo attendere, però già con quella regina di bastoni in famiglia, diciamo che era già abbastanza prevedibile che in qualche modo la situazione dovesse sicuramente prendere una piega ovviamente abbastanza importante. Il 3 di spade ci parla di un dubbio che verrà risolto, quindi 2, 3 di spade. Con coraggio, sicuramente, qui si agirà in maniera da chiarire la situazione, quindi tutte le bugie che erano state dette verranno palesate e di conseguenza bugie e tradimenti potrebbero in qualche modo saltare alla luce. Ecco perché già con quella presenza di quella regina di bastoni vi dicevo attenzione. Allora, la carta del 3 di spade rappresenta dunque un inevitabile dolore. 3 di spade, guardate, qui abbiamo 2 uomini che hanno duellato per una donna. Nel vostro caso ovviamente abbiamo 2 donne che ovviamente si contendono, tra virgolette, ragazzi, pressatemi il termine, un uomo. Quindi in questo caso ci sarà la scoperta comunque di una menzogna, di una bugia, di un tradimento che porterà ad una netta presa di posizione. Quindi la situazione verrà comunque smossa, a prescindere da qualsiasi tentativo di questa persona di lasciare lo status quo. Evidentemente in questo caso qui c'è un errore che verrà evidentemente compiuto, magari da parte proprio sua, di lui, che in maniera molto ingenua potrebbe, per esempio, lasciare sul suo cellulare qualche messaggio o il tentativo di chiamata nei vostri confronti. Oppure, se lavorate insieme, attenzione, perché qui ci potrebbe essere uno sguardo di troppo che potrebbe scoprirvi e potrebbe però in qualche modo mettere in giro delle voci non proprio carine sul vostro conto. E quindi comunque potrebbe, diciamo, portare appunto alla luce, alla scoperta di questo tradimento. Il 3 di spade ci parla dunque di un obbligo di prendere una decisione. Quindi qui la situazione verrà scossa, sicuramente in maniera molto forte. Questa situazione ovviamente richiederà grande forza
e grande coraggio da parte ovviamente di tutti, perché sicuramente questa persona sa che ovviamente messo alle strette dovrà ovviamente cercare di decidere, di capire finalmente ovviamente quale delle due strade poi dover percorrere. Questa è una persona che sicuramente vi porterà delle notizie, perché il 3 di spade parla, come tutte le carte di grado 3, ovviamente di notizie in cui questa persona potrebbe proprio raccontarvi, parlarvi del conflitto che c'è stato con la compagna, dalla quale ha cercato e sta cercando di prendere le distanze. Quindi attenzione, perché il 3 di spade rappresenta, vi ripeto, la carta dell'errore, quindi una condotta poco attenta potrebbe portare proprio, vi ripeto, ad una grande tensione, e questo potrebbe ovviamente penalizzare, però solo momentaneamente, perché è un 3 di spade, per esempio il vostro vedervi. Quindi qui ci sarà una condotta impulsiva ed esagerata che potrebbe quindi portare a dei contrasti, e quindi potrebbe in qualche modo portare alla luce proprio tutta la falsità di quest'uomo nei confronti ovviamente della partner ufficiale. Quindi è l'infedeltà, il tradimento che viene alla luce. Quindi vi viene consigliato dagli arcani in questo momento di prestare attenzione e di essere prudenti. Questa persona vi potrebbe proprio raccontare di difficoltà che questa persona ha avuto e che sta avendo evidentemente con la compagna ufficiale, comunque nel suo nucleo familiare. Nel momento in cui accadrà tutto questo, questa persona si renderà conto finalmente che ha sbagliato sino ad ora a continuare a temporeggiare, perché questo suo desiderio di tempi lunghi, 3 di bastoni, temperanza, si possono tranquillamente scontrare poi con delle grandi verità, e cioè che il destino e il karma agiscono a prescindere da tutto ciò che vuoi tu. Questa persona evidentemente tirerà troppo la corda, quindi qui sicuramente qualcosa verrà alla luce e lui, a mio avviso, ve ne parlerà, perché le carte di grado 3 rappresentano sempre una comunicazione. Quindi questa persona vi parlerà di un rischio che per esempio è diventato realtà e che quindi la compagna possa aver scoperto qualcosa. Qui c'è proprio la scoperta, ecco perché vi dicevo già in questa posizione, ragazze, mi raccomando, cercate di prestare attenzione, perché qui ci sono sicuramente delle situazioni che potrebbero venire alla luce, portando ovviamente nel suo ambito familiare delle grosse difficoltà. Ma questa persona ve ne parlerà. Però in questo caso, ragazzi, mi dispiace, ma chi è causa del suo mal pianga se stesso. È lui che obiettivamente sino ad ora ha temporeggiato troppo ed evidentemente era troppo sicuro in qualche modo di potersela cavare e di non essere comunque mai beccato, ma così non è, specialmente se il vostro rapporto va avanti da tanto tempo. Vediamo a questo punto, in questa posizione, se appunto c'è qualcuno che potrebbe in qualche modo venirvi in aiuto, qualcuno o qualcosa. Allora, qui abbiamo il cavaliere di spade. Sì, questa persona potrebbe essere, diciamo, aiutata in questa situazione da un cavaliere di spade. Potrebbe essere un fratello, potrebbe essere un amico, potrebbe essere un conoscente, un collega, comunque un'energia maschile che in qualche modo potrebbe cercare di, appunto, attraverso le spade, quindi attraverso sicuramente ovviamente una buona parlantina, di mettere in, diciamo, contatto sia voi con questa persona, ma anche in qualche modo poter, diciamo, riaggiustare il riaggiustabile con la compagna ufficiale, cioè potrebbe in qualche modo tentare, non dico di fare da pacere, perché qui abbiamo troppe carte di spade, ma comunque cercare di consigliare lui nel migliore dei modi, perché di solito il cavaliere di spade è molto furbo, proprio cercherà in qualche modo di portare quest'uomo a gestire al meglio la situazione. Il cavaliere di spade rappresenta però anche dei movimenti veloci, quindi chiaramente potrebbe essere una persona che potrebbe consigliare quest'uomo, il vostro uomo in questo caso,
di muoversi molto più velocemente, appunto evitando tutti questi temporeggiamenti, per risolvere al più presto la situazione. I personaggi di spade possono ovviamente essere anche personaggi in divisa, quindi potrebbe essere un avvocato dal quale lui si andrà immediatamente a rifare proprio per cercare di avere tutti i consigli del caso. Quindi qui c'è un elemento maschile, un'energia maschile che sicuramente lo aiuterà o che comunque vi aiuterà. Vi ripeto, potrebbe essere anche un collega di entrambi nel caso in cui voi due comunque lavoriate assieme. Qualcuno che cercherà di anche proteggere magari il vostro segreto, la vostra storia, perché ovviamente i personaggi di spade, ripeto, sono molto furbi, sono molto abili e sanno in qualche modo mantenere i segreti, proprio perché sono degli abili mentitori. Quindi è chiaro che in questo caso c'è un'energia che potrebbe appunto mettere o in contatto voi e lui, nel caso in cui per un po' di tempo lui debba comunque rimanere fermo, proprio perché avrà l'occhio vigile della compagna che nel frattempo avrà scoperto parecchio di voi, oppure è una persona che cercherà appunto in qualche modo di riassestare un po' la sua situazione familiare. Comunque qui qualcuno c'è che andrà in aiuto, qualcuno di cui ovviamente però potersi fidare, perché in questo caso il cavaliere di spade è un'accezione positiva. Vi ripeto, potrebbe anche essere un avvocato, un giurista, qualcuno che in qualche modo possa consigliare a quest'uomo ovviamente al meglio, quindi il da farsi, per cercare ovviamente di gestire la cosa nel migliore dei modi. Vediamo a questo punto l'ultima carta, quindi la sentenza definitiva, cioè che cosa accadrà tra voi e questa persona nell'immediato futuro, comunque nelle tempistiche decise dalla carta. Ma che bello, ragazzi, qui abbiamo un asso di, mamma mia, di denari meraviglioso, che bello. Tra l'altro l'asso di denari è una carta assolutamente benaugurale, perché assieme al 10 di bastoni rappresentano un po' gli amuleti, praticamente i talismani degli arcani, quindi dei portafortuna incredibili che proteggono ovviamente anche da situazioni spiacevoli, diciamo che danno delle energie abbastanza importanti. Allora, oltretutto di denari, ragazzi. Allora, l'asso di denari rappresenta una notizia bellissima, una notizia meravigliosa, che qui sempre notizie, ragazzi, avrete da questa persona, Notizie di sconvolgimento con questo 3 di spade, di lotte, conflitti interni in ambito ovviamente familiare, per cui chiaramente qui c'è, a mio avviso, proprio la scoperta della vostra presenza, perché qui è una triangolazione fatta e finita, quindi abbiamo in questo caso due donne ovviamente che si contendono un uomo, e una delle due ovviamente, che chiaramente è rappresentata in questo caso dalla persona ufficiale, ovviamente che andrà in qualche modo a dover soffrire di più, perché chiaramente è differente il bisticciare con il proprio uomo che comunque è impegnato, e invece il sapere che il proprio uomo ha una storia con un'altra donna. Quindi è chiaro che in questo caso tra voi e lei andrebbe sicuramente a soffrire molto di più lei, questo sicuramente, perché comunque lei andrà a scoprire evidentemente molto del vostro rapporto, soprattutto se il vostro rapporto che dura da tanto tempo, e chiaramente soprattutto se è un rapporto, come è in questo caso, non basato unicamente sulla fisicità, ma ovviamente un rapporto che prevede anche dei sentimenti, perché vi ripeto, partendo con questo 9 di coppe, voi siete tutto per questa persona, siete l'abbondanza, e poi vi ripeto, siete anche ben voluta in ambito familiare, perché evidentemente sanno di voi e chiaramente vi apprezzano, soprattutto per la vostra bellezza, per il vostro fascino, per il vostro coraggio e la vostra forza. Quindi in realtà ci sono anche elementi della sua famiglia che fanno il tifo per voi, quindi direi che questa donna obiettivamente non si trova in una bella posizione, quindi è capibile che in qualche modo vada a soffrire. Però ragazzi, è chiaro che
in questo caso anche la sofferenza di questa donna sarà di ostacolo per il vostro stesso rapporto, perché vi ripeto, in questo caso anche il vostro rapporto potrebbe andare a risentirne, questo ovviamente nell'immediato futuro, quindi entro le prossime settimane, quindi attenzione perché qui c'è la scoperta di un qualcosa, una brutta notizia in riferimento a un conflitto che questa persona ha avuto o avrà con la sua compagna ufficiale, che evidentemente sentirà o leggerà molto probabilmente qualcosa di troppo, perché chiaramente lui ovviamente ha tirato troppo la corda o tirerà troppo la corda. Comunque qui c'è qualche errore che verrà ovviamente commesso da voi due, per cui sarete comunque scoperti, quindi qui ci sono degli ostacoli e ci possono essere dei momenti di negatività e di discussione, ma non con voi, cioè non è una discussione aperta, vi ripeto, però la situazione in qualche modo andrà assolutamente a migliorare con questo meraviglioso asso di denari. Vi ripeto, l'asso di denari ha un'energia molto positiva che riesce addirittura in qualche modo a rendere anche meno pesanti le carte ovviamente più negative della stesa, quindi anche volendo in questo caso questo 3 di spade e questo 2 di spade, questo proprio perché obiettivamente, vi ripeto, probabilmente anche proprio grazie all'aiuto di questo cavaliere di spade, voi sicuramente avrete la possibilità di vedervi, di incontrarvi, vi ripeto, di essere in qualche modo messa in comunicazione o comunque di comunicare molto con quest'uomo. Infatti abbiamo di nuovo l'asso di spade, l'asso di bastoni, quindi una carta di comunicazione e soprattutto una carta che ci rappresenta il nuovo inizio, un nuovo inizio voluto da tanto tempo. Quindi in questo caso sicuramente tra voi e quest'uomo ci sarà finalmente quella benedetta svolta di cui voi avevate sempre avuto bisogno. Ovviamente però ragazzi chiaramente deve passare, vi ripeto, da un periodo di difficoltà con questo 3 di spade, quindi qui c'è sicuramente la rinascita del vostro rapporto e una presa di posizione chiara e netta da parte di questa persona circa ovviamente il suo voler iniziare qualcosa di totalmente nuovo. Qui abbiamo addirittura superato il 10 di denari che rappresentava appunto la chiusura di un ciclo per aprirne uno nuovo. Qui abbiamo proprio l'apertura effettivamente di un nuovo ciclo, quindi rappresenta un momento atteso da tanto tempo e sicuramente voi vivrete un momento di grande solidità, di stabilità, di gioia, di felicità, di allegria, quindi avrete veramente tutto l'amore che meritate, di cui avete bisogno e ovviamente vi ripeto rappresenta sicuramente un nuovo inizio da un punto di vista anche e soprattutto concreto, perché ovviamente qui parliamo di denari, quindi è chiaro che il vostro rapporto molto probabilmente diventerà molto più stabile, quindi o questa persona vi chiederà di vedervi in chiaramente misura maggiore rispetto a come state facendo sino ad ora o comunque addirittura di iniziare un vero e proprio rapporto ufficiale alla luce del sole. Comunque ci saranno dei cambiamenti tangibili ragazzi sul piano materiale, quindi ci saranno dei contatti, ci sarà un vedersi, ci sarà anche proprio una sorta di espansione per quanto riguarda anche la fisicità, per quanto riguarda il desiderio di stare insieme. Questa è una lama assolutamente favorevole che ovviamente vi fa pensare proprio al massimo ottenibile, cioè tutti i vostri sogni obiettivamente andranno a realizzarsi con questa persona, quindi vi si sta parlando proprio di un momento di grande piacere, di felicità, di gioia, quindi progetti portati finalmente a termine, quindi ci sarà finalmente un periodo particolarmente propizio per ovviamente voi e questa persona. Tra l'altro è una carta che ci parla anche del focolare domestico, quindi potrebbe esserci anche un incontro molto importante tra voi e quest'uomo in cui appunto vi verranno rivelati i sentimenti veri di questa persona, perché è una carta messaggera anche di amore, quindi di matrimonio, di fidanzamento, di legami familiari molto solidi e appaganti, quindi ci sarà grande armonia fra di voi e ovviamente questa persona finalmente vi paleserà tutto ciò che prova per voi, quindi ci saranno delle grandi opportunità che si apriranno per quanto riguarda proprio il vostro rapporto. È un asso di denari, quindi questa persona potrebbe anche parlarvi di ottimi contratti lavorativi e professionali e di entrate economiche che ovviamente faranno sentire questa persona con le spalle coperte al punto da poter finalmente poi prendere una reale decisione. Quindi qui c'è proprio una rigenerazione totale, c'è una guarigione,
da tutto ciò che in qualche modo sino ad ora vi ha fatto del male. Ma diciamo che l'obiettivo principale in questo caso dell'asso di denari è proprio il trionfo dell'amore, perché rappresenta proprio l'apice del successo in ambito sentimentale. Quindi avrete un messaggio, voi riceverete un messaggio, una telefonata da parte di quest'uomo che sicuramente vi farà molto piacere. Quindi voi finalmente sarete definitivamente felici. Cioè per voi si aprirà veramente un momento molto bello della vostra vita e ovviamente ricomincerete da capo. È come se in qualche modo, molto probabilmente con questo 3 di spade, voi andate un po' ad, non dico allontanarvi, ma comunque a diminuire probabilmente anche il sentirvi, vi ripeto, anche un po' il vedervi, proprio a seguito di questa situazione abbastanza scioccante che andrà a vivere questa persona. Questo però ovviamente permetterà ad entrambi di capire il vero valore del rapporto, del vostro rapporto, e il significato che l'uno ha nei confronti dell'altra. Ecco perché vi dico che evidentemente, ragazzi, in questo caso con questo 3 di spade è chiaro che il karma deve per forza intervenire, dovrà per forza intervenire, perché obiettivamente non si possono portare avanti le cose con troppa lentezza. Arriva ad un certo punto il momento in cui poi la situazione deve essere sbloccata. Ecco perché il consiglio dell'attesa, cioè non agite, non spingete voi affinché questa persona decida. Ora capisco perché tanto farà tutto il karma, cioè non c'è bisogno che voi facciate molto. Evidentemente qui combinerà qualche danno lui o comunque conoscenti, parenti eccetera che sanno di voi, e di conseguenza la situazione prenderà una piega decisamente molto veloce. Quindi sicuramente questa persona, vi ripeto, vi garantirà un nuovo inizio che però, vi ripeto, sarà concreto e tangibile. Ok? Quindi ci sarà veramente una piena realizzazione. Tra l'altro in questo caso, come tutti gli arcani minori, ha il proprio corrispettivo in un arcano maggiore. Ovviamente in quale arcano? Nel primo arcano maggiore, quindi nella carta del mago, che ottiene ovviamente tutto avendone però le risorse. Il mago ha la possibilità di trasformare i suoi sogni, i suoi desideri in concretezza in realtà, ma perché lui dispone di tutti gli strumenti che possono in qualche modo ovviamente portarlo poi ad ottenere finalmente tutto ciò che vuole. Di conseguenza, ragazzi, il futuro sarà particolarmente movimentato, io ve lo ripeto e ve lo ribadisco, quindi non vi aspettate le prossime 2-3 settimane o anche entro massimo un mese l'asso di denari, non vi aspettate delle tempistiche lente così come le aveva preventivate lui. Qui c'è un'evoluzione molto veloce della situazione, perché abbiamo un 3 di spade, un cavaliere di spade che tra l'altro tra tutti i 4 cavalieri rappresenta le tempistiche più veloci, perché comunque è il più veloce tra tutti i 4 i cavalieri, e poi abbiamo ovviamente un asso di denari, quindi ci parla sicuramente di velocità, di una velocizzazione della situazione, che però sicuramente dal vostro punto di vista sarà assolutamente, chiaramente però foriera di positività, perché chiaramente la cosa non vi andrà a dare noia, anzi assolutamente sarà per voi ben augurale. Però vi ripeto, sarà un futuro assolutamente movimentato, che però, vi ripeto, vi farà bene al cuore, all'anima, al corpo, e vi finalmente farà provare quei sentimenti che voi evidentemente avete sempre tenuto dentro di voi, ve lo dicevo con questo 6 di coppe, ma che obiettivamente avete dovuto sempre in qualche modo reprimere nostalgicamente. Ecco, in futuro non dovrete più reprimere niente, anche perché, vi ripeto, evidentemente qui c'è proprio chiaramente l'uscita di scena dell'altra persona, anche se, vi ripeto, sarà un'uscita di scena abbastanza particolare e probabilmente anche un po' pesante, però d'altronde, ragazzi, la situazione è questa. Qui lui sicuramente compierà degli errori ed è chiaro che non sarà ovviamente colpa vostra, però d'altronde la situazione è chiaro che nel momento in cui ci si fida troppo di se stessi e comunque si tira troppo la corda, prima o poi le verità vengono poi a galla. Questo sempre. D'accordo, ragazzi?
Allora, spero comunque di avervi dato delle ottime informazioni, ma direi di sì, assolutamente sì. Voi sapete che io ovviamente dopo un po' rifaccio chiaramente le stese, dopo ovviamente un certo lasso di tempo, in modo da permettere agli eventi comunque di svilupparsi, e di conseguenza nel momento in cui l'andrò a rifare poi ci renderemo conto di come poi poter far proseguire o di come poi proseguirà la situazione. D'accordo? Allora, come sempre, mi raccomando, tenete duro e ovviamente buona fortuna con questo asso meraviglioso di denari.